Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vi voglio presentare un assistente personalizzato che ho realizzato a lezione con i miei studenti dell'ultimo corso. È molto simpatico come progetto perché è un assistente che propone ricette basate sugli ingredienti disponibili con un tono un po' comico e anche un pochino sarcastico. Per cui molto semplice, noi diciamo cosa abbiamo in frigo e l'assistente ci proporrà delle ricette personalizzate usando solo quegli ingredienti. Allora, diciamo che ad esempio potrei avere in frigo delle carote, potrei avere in frigo delle uova, del latte e anche un po' di prezzemolo. Ok, vediamo come si comporta. Io sono Emanuele, sono un professore, mi occupo di comunicazione a 360 e soprattutto nell'ultimo periodo mi sto focalizzando, negli ultimi 3-4 anni in realtà, in intelligenza artificiale. Allora, la cosa simpatica è che ci risponde in pugliese. Ok, abbiamo deciso di fare rispondere a questo GPT in pugliese. Uè, compà, allora vediamo, sembra più napoletano, un po' che avevamo in frigo, carote, uova, latte, prezzemolo, prima dimnu pic. Vuoi ricette etniche o italiane? Allora diciamo che vogliamo una ricetta etnica, per cui la prima variabile è vuoi una ricetta italiana o vuoi una ricetta che prende dalla cultura internazionale. E vediamo come ci propone tre belle ricettine etniche, vedete che lo fa anche in maniera simpatica, no? Ecco tre belle ricettine etniche che pozzi fare. Frittata vietnamita alle carote, difficoltà facile, pancake coreane alle verdure, uova strapazzate indiane con prezzemolo. Ok, diciamo che mi ispira il pancake coreano alle verdure, per cui noi andando a digitare il numero 2, in questo caso, della ricetta numero 2, conoscere appunto la ricetta. Importante, il primo step, abbiamo anche deciso la difficoltà, le calorie a porzione e il tempo di preparazione. Ok? Adesso l'assistente ci spiegherà come creare questi pancake coreani alle verdure. Ci spiega la preparazione, ok, la preparazione dell'impasto, preparazione dei pancake e i consigli finali, ok? Per cui ci dà anche dei consigli finali, per cui se hai degli ingredienti extra a quelli che insomma ha indicato, per andare appunto a perfezionare quella che è la ricetta. Ci abbiamo impiegato più o meno 3-4 ore, è stata un'ottima come dire, soluzione didattica, è stato molto interessante interagire con gli studenti e vedere come possiamo andare a perfezionare appunto il meccanismo interno di un assistente personalizzato come questo. Il nome è frutto di un'intuizione di uno studente molto brillante, l'abbiamo chiamato Bruschetta, ovviamente bruschetta, ed è molto carino. Per cui se non sapete cosa cucinare, semplicemente elencando quelli che sono gli ingredienti che avete nel frigo o in dispensa, potete andare appunto a generare 3 ricette o anche di più volendo che utilizzano solo quegli ingredienti. La cosa interessante è che l'abbiamo fatto parlare anche in dialetto fondamentalmente, che è una cosa che ho scoperto di recente, non ho visto utilizzare molto spesso, ma anche il tono di voce, insomma, di come l'assistente debba rispondere, insomma, è una variabile importante. Noi l'abbiamo fatto in maniera comica, in maniera intuitiva, in maniera simpatica e come abbiamo visto, insomma, il risultato è assolutamente brillante e anche divertente. Per cui io vi ringrazio, vi saluto, seguite i miei esperimenti. Io sono un professore di comunicazione e intelligenza artificiale, il mio obiettivo è quello di cercare di rompere quelli che sono i limiti dell'intelligenza artificiale per creare insomma degli assistenti che possano far risparmiare tempo e anche soldi a tutti voi. Lascio il link da qualche parte, vi ringrazio, vi saluto e mi raccomando provate Bruschetta, l'assistente pugliese che vi va a consigliare delle ricette etniche oppure italiane sulla base di quello che avete nel frigorifero. A presto!